Salve a tutti! Visto che nel sondaggio Pino Greco ha ottenuto più voti, ecco a voi il video. Ma essendo più breve, venerdì farò uscire lo stesso, quello su Salvatore Biondino. Detto questo, iniziamo con il video. Oggi parliamo di Pino Greco, uno dei killer più spietati di Salvatore Riina. Ma chi era Pino Greco? Cominciamo dall'inizio. Giuseppe Greco nasce a Palermo il 4 gennaio del 1952. Il padre Nicola non era un uomo d'onore ed era soprannominato Scarpa. Di conseguenza Giuseppe prese il soprannome di Scarpuzzedda. A scuola era bravo, frequentava il liceo classico ed eccelleva in latino e in greco. La sua era una famiglia benestante, diciamo, ma nonostante ciò, fin dalla giovane età si metteva a rapinare e a fare scorribande insieme anche a Francesco Marino Mannoia, ad oggi collaboratore di giustizia. E da giovanissimo venne affiliato alla famiglia di Ciaculli. In pochissimi anni Scarpuzzedda divenne uno dei killer più spietati di tutto il mandamento di Ciaculli, Croce Verde e Giardini in Brancaccio, guidati dal boss Michele Greco. Nel 1977 Michele Greco lo scelse per compiere, insieme ad altri killer, l'omicidio del tenente colonnello Giuseppe Russo. La sera del 20 agosto 1977, su ordine di Riina e Michele Greco, a bordo di una Fiat 128 nella piazza principale di Fiacuzza, un gruppo di killer composto da Leoluca Bacarella, Giovanni Brusca, Vincenzo Pucci e Scarpuzzedda spararono contro il colonnello Giuseppe Russo, armati di pistole calibro 38. Morì anche l'amico del colonnello, un insegnante di nome Filippo Costa, che stava passeggiando insieme a lui. Questo fu il primo omicidio eccellente di Scarpuzzedda. Il colonnello stava indagando insieme ai suoi sottufficiali Giuseppe Guazzelli e Antonio Subranni su numerosi sequestri avvenuti nel Palermitano e nel Trapanese, che riuscì a imputare a Luciano Liggio e al parroco di Carini, Don Agostino Coppola, risalendo all'appartamento in cui fu ospitato Riina insieme alla moglie, dopo il matrimonio. E ovviamente per Riina il colonnello era diventato una spina nel fianco e così diede l'ordine con Greco di eliminarlo. Nel 1978 Riina nominò Pino Greco capomandamento di Ciaculli. Nel 1981 scoppiò la seconda guerra di mafia tra i Corleonesi e i capi famiglia di Palermo, Bondate, Inzerillo, Riccobono, Badalamenti e altri. Sempre nel 1981 Riina fece uccidere Giuseppe Panno, capo della cosca di Casteldaccia e strettamente legato a Bontate. Il 23 aprile 1981, il giorno del suo 42esimo compleanno, toccò proprio a Stefano Bontate. A bordo della sua Alfa Romeo Giulietta 2000 venne freddato da Pino Greco insieme a Lucchese a colpi di lupara, mentre era fermo ad un semaforo. L'11 maggio 1981 il boss Salvatore Inzerillo esce dal portone della sua amante, Scarpuzzedda con Lucchese e Madonia. All'interno di un furgone guidato da Pino Marchese cominciarono a sparare all'impazzata, uccidendolo. Secondo la testimonianza del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, Pino Greco uccise anche il figlio di Inzerillo, perché quest'ultimo voleva vendicarsi del padre sparando a Salvatore Riina. Quindi Pino Greco gli amputò il braccio destro e lo derise, perché così non avrebbe più potuto sparare a Riina. Il ragazzo morì dissanguato. Ma nonostante ciò, Pino Greco gli sparò un colpo alla nuca. Il 14 novembre del 1982 Pino Greco e Presti Filippo freddarono il poliziotto Calogero Zucchetto. Il 30 aprile del 1982 morì Pio La Torre. Il 16 giugno del 1982 partecipò alla strage della Circonvallazione, dove morì Alfio Ferlito, che dopo la morte di Pippo Calderone si dichiarò guerra con Nitto Santapaola.
Nel 1981 Ferlito venne arrestato e incarcerato a Enna e il 16 giugno appunto morì durante il trasferimento da Enna a Trapani. Il 3 settembre 1982 morì Carlo Alberto Dalla Chiesa, sempre presente Pino Greco. Il 20 novembre 1982 uccise con Riina Rosario Riccobono e secondo i pentiti Vincenzo Sinagra e Stefano Calzetta, durante la seconda guerra di mafia, Scarpuzzedda aiutò Filippo Marchese a compiere numerosi omicidi nella cosiddetta Camera della Morte, un luogo abbandonato nella zona di Corso dei Mille, dove i nemici venivano strangolati e sciolti nell'acido e poi i loro resti gettati in mare. Nel 1985 Rina cominciò a vedere Pino Greco come un problema, come un possibile rivale. Perché troppo ambizioso? I killer, affascinati da lui, lo vedevano come un futuro capo. E questo a Rina non andava bene. Quindi, secondo i pentiti Francesco Marino Mannoia e Pino Marchese, Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, fu ucciso da Giuseppe Lucchese e Vincenzo Puccio in una villa tra Bagheria e Ficarazzi, dove Pino Greco viveva in latitanza. I killer suonarono alla porta. Greco andò allora ad aprire e li fece entrare per un caffè. E non appena voltò le spalle, Lucchese, molto amico di Pino Greco, insieme a Puccio, gli spararono e lo uccisero. E mentre così Rina ridusse anche la forza della cosca di Ciaculli. Dopo l'uccisione di Pino Greco, suo nipote e molto amico Mario Prestifilippo si scagliò contro Rina perché non era d'accordo all'uccisione di Pino Greco. Quindi il 29 settembre del 1987 Mario Prestifilippo fu ucciso per le strade di Bagheria. Detto questo, concludo questo video, anche se oggi più breve del solito. Vi saluto, alla prossima!